No, e Meomi, neanche questa. Vabbè, scusate, pensavo che anche il Capodanno lunare si festeggiasse come il Capodanno nostro, quindi con queste canzoncine della mezzanotte per fare trenini, e invece no, e poi quest'anno purtroppo i trenini non si possono fare. Però ci tengo veramente a fare tanti auguri di buon anno per chi segue quello che è il calendario lunare, quindi per chi sa che oggi sarà il Capodanno lunare ed esattamente l'anno nuovo, l'anno del bufalo, quindi vi auguro a tutti i bufali all'ascolto, che pare una roba brutta detta così, ma non è così, è come dire gli scorpioni o dire i tori, quindi a tutti i bufali un buon anno, ma anche a tutti gli altri, sperando che questo anno passato del topo sia finito veramente e si possa entrare in una nuova era. Allora, visto che siamo qui e parliamo di anno nuovo e di cose che devono venire, ovviamente non possiamo far altro che iniziare a parlare delle nostre splendide K-News. Collaborazione in arrivo tra due dei solisti più amati della scena K-pop, Rain e Chungha, che non so se si dice bene così perché poi Ari mi riprende sempre sulla dizione di Chungha, però è lei, tanto è una sola che ha quel nome lì e poi la vedete in foto. Secondo quanto riportato dai principali siti di informazione, tutto è iniziato quasi per gioco. Rain aveva chiesto ai fan di inviargli suggerimenti per la prossima collaborazione con una cantante e ballerina, assicurando che si sarebbe impegnato a realizzare il featuring, qualunque nome fosse uscito. Tra i numerosi consigli pervenuti, ovviamente la nostra Beniamina è stata la più gettonata. Il 5 febbraio Rain ha confermato che la collaborazione si farà molto presto. Quanti sono già in hype? Noi personalmente non abbiamo mai atteso così tanto il ritorno della pioggia. Un altro comeback attesissimo è senza dubbio quello degli 80s, con 80 Zero Fever Part 2, che come insegna quel luminare di Simon è la seconda parte dell'album dell'anno scorso. Wow, queste sono informazioni fondamentali, non si era proprio capito. La data da cerchiare sul calendario è quella del 1 marzo, precisamente alle 10 ore italiane. Tuttavia anche l'avvicinamento al giorno X sarà ricco di appuntamenti e sorprese, dalle concept photo alla tracklist che verrà rivelata il 23 febbraio, per non parlare dell'album preview del 26, un album che continuerà a essere promosso solamente da 7 membri, nell'attesa del ritorno di Mingy ai box per un problema di salute. La KQ ha fatto sapere che le sue condizioni stanno migliorando, ma non è ancora tempo di tornare al lavoro. Lo aspettiamo a braccia aperte. Passiamo a una curiosa indiscrezione che riguarda il comeback degli Shiny. Secondo alcuni rumors, il brano principale del nuovo album Don't Call Me dei 4 ragazzi della SM sarebbe una canzone originariamente proposta a Boa in occasione del suo ultimo lavoro. La storica cantante sudcoreana, sotto la stessa etichetta degli Shiny, è tornata in scena lo scorso anno con l'album Better. Originariamente però, stando a quanto si vocifera, le canzoni proposte come title track sarebbero state 2, Better e per l'appunto Don't Call Me. Boa avrebbe poi scelto la prima, avendo già in mente una coreografia per accompagnarla. E sebbene non ci siano ancora indiscrezioni sulla title track degli Shiny, la strana coincidenza con il nome dell'album porta a pensare che possa essere proprio quel singolo proposto a Boa. Sarà vero? Sarà falso? Sarà Ferguson? Non si sa, ma siamo sicuri che qualsiasi sia la canzone nelle mani di quei 4 ragazzi sarà sicuramente una hit. Gli Icon, gruppo di cui Simon ha dimenticato un poster sul tavolo di un ristorante coreano e per questo prossimamente verrà giustiziato, si preparano a un nuovo comeback. A poco più di un anno dall'uscita dall'album I Decide e della title track Dive, uscita il 6 febbraio 2020, il gruppo della YG si prepara a tornare sulle scene. Fonti interne all'agenzia, perché noi abbiamo fior di spie in tutta la Corea, hanno rivelato che i ragazzi hanno in programma di pubblicare il nuovo disco nella prima parte di marzo, anche se non è ancora stata fissata una data precisa. Il video del singolo di lancio però sarebbe già in fase di registrazione. E visto che abbiamo parlato finora di futuro, parlando di comeback, ma anche di presente, parlando delle news, è il momento di parlare di passato in una rubrica che però mischia nel titolo il passato e il presente, con un personaggio che sicuramente diventerà sempre meglio in futuro e quindi vabbè, non ci avete capito niente, ma è il momento dell'Accadde Oggi con il nostro Simon. Ciao Ivan, ciao amici K-popari, spero stiate tutti bene. Oggi puntata davvero speciale di questa rubrica, ma prima di cominciare, come al solito, un doveroso ringraziamento. Ho ricevuto un messaggio bellissimo da un ragazzo che si firma Lampa Dario e niente, mi ha illuminato la giornata. Grazie mille.
Oggi facciamo un lungo viaggio fino al 12 febbraio del 2014, giorno dell'uscita di School Love Affair, il secondo EP di 7 ragazzi che anno dopo anno avrebbero scalato le classifiche di tutto il mondo, i Boy Scout a prova di proiettile, meglio conosciuti come BTS. Lanciato insieme all'iconica Boy in Love, conta 10 canzoni, 18 nella Special Edition, brani strumentali compresi, che mescolano il pop tradizionale all'hip hop e all'R&B. Tra queste, molto celebri sono anche il secondo singolo Just One Day, Tomorrow e Jump, famosa soprattutto per essere cantata da quel figo di Jungkook ogni volta che V viene nominato. Ha contagiato anche me. V, Nuganarul Magado! Ho sempre sognato di farlo di fronte a centinaia di persone, non so perché. Digressioni a parte, l'EP fu uno dei primi passi verso la conquista del successo. Raggiunse il primo posto tra gli album più venduti in Corea e i singoli cominciarono a circolare anche oltreoceano. Questione di tempo, perché 7 anni dopo sappiamo tutti com'è andata a finire. E come sempre ringraziamo Simon, ma soprattutto ringraziamo tutti voi che ci state ascoltando e seguendo ogni settimana, tantissimo sulla nostra pagina Instagram, su YouTube, su dappertutto, ovunque ci troviamo, su Twitch, siamo praticamente come il prezzemolo, siamo dappertutto. Ragazzi, grazie mille ancora e ci sentiamo la prossima settimana per le nostre K-News.